Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia o luna o venere in bilancia. Andiamo a vedere come sarà questo mese di aprile 2025, ma soprattutto andiamo a vedere prima di tutto quali sono le linee guida da seguire affinché tu possa anelare quotidianamente la gioia perpetua di cui la tua anima è espressione imperitura. E quindi quali sono i passi, le linee guida da seguire affinché tu possa anelare quotidianamente a questa prosperità, agli obiettivi più elevati della tua anima, generando gioia e soddisfazione. Poi andiamo a mettere i tarocchi, analizzeremo l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita. Allora, partiamo subito, vediamo cosa ci dicono gli angeli. Bilancia, aprile 2025. Bilancia, aprile 2025. Vediamo. Persuasione, Angelo Daniel. Ti sentirai diplomatico ed eloquente, proprio come la tua natura, diplomatico ed eloquente. Momento favorevole per un nuovo impiego, buona energia monetaria. Guarda, sei nel tuo elemento della bilancia. Questo è un mese in cui ti sentirai più in equilibrio di qualsiasi altro momento. E in questo momento ti dicono, qualsiasi cosa a te venga da fare, un'ispirazione, è un buon momento per incanalare la tua energia in quello. Può essere un lavoro, un'attività, un'idea, un progetto. Questo è un buon momento, aprile 2025, per incanalare la tua energia creativa in quello. Perché da quello ci sarà anche una buona energia monetaria. Quindi vedo una buona energia monetaria, che cosa vuol dire? Che nella misura in cui tu hai un equilibrio spirituale, questo determina nella materia una buona energia corrispettiva, ok? Ti sentirai diplomatica, eloquente, ti sentirai in medio stat virtus, no? Come sapevano gli antichi, la via di mezzo. La via di mezzo, ascolti il parere di tutti, senti tutti senza esprimere un giudizio, ma hai la consapevolezza che tutte le verità che esistono hanno la stessa dignità di esistere. E quindi è come se fossi in perfetto equilibrio, essendo anche facendo da diplomatica o diplomatico, una bellissima energia. Sarai molto persuasiva o persuasivo per realizzare un progetto, qualsiasi cosa, all'interno di un gruppo di lavoro, all'interno della tua famiglia, sarai molto persuasiva perché questo equilibrio è interno. Bellissima energia. Vediamo cosa ti dicono le carte del drago immaginale su questa persuasione. Aprile 2025, bilancia. Venere a favore, è il tuo elemento, ti avevo già detto che sei nel tuo elemento, hai Venere a favore, farai tutto ciò che ti piace, questo genererà in te grande energia kundalinica. L'energia kundalini è ciò che crea, no? È l'energia nervosa a carattere sessuale, che è l'energia erotica. L'energia erotica è l'energia che crea infinite possibilità, da relazioni d'amore, relazioni di lavoro, progetti che hai. Venere a favore. Hai Venere a favore, è una bellissima carta, ti leggo l'inizio di questa carta e al finale del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per andare dritti al punto in questo mese e realizzare gli obiettivi dell'anima. 26 è una bellissima carta questa. Sono la pura bellezza. Sono la madre dei mondi. Non c'è cosa che non prenda origine dall'amore e non c'è cosa che all'amore non faccia ritorno. Io sono l'alfa e l'omega, sono l'amante e l'amata, la figlia e la madre, la sposa e lo sposo, il sole e la luna. L'equilibrio, no? Quell'equilibrio di cui ti ho parlato prima.
sono la forza che tiene insieme gli astri nell'universo e le molecole nel corpo. Sono l'unione e la creazione che ne consegue, sono l'Eros. Il responso del drago. In presenza di questo arcano astrale devi seguire il tuo cuore e la tua passione. Fai ciò che ti dà piacere e che corrisponde alle tue doti più istintuali. Questo è il mese in cui devi fare ciò che rispecchia il tuo istinto primordiale. Qualsiasi cosa sia, al di là dei costrutti della mente, no, non potrò fare, no, no, quello che ti dà piacere, che rispecchia le tue doti istintuali. Perché questo ti permette di essere così persuasiva o persuasivo, perché è come se ti vedessero le persone nel tuo elemento della bilancia, ok? Essendo nel tuo elemento, tu porti l'esempio di essere quell'elemento, cioè quell'istinto, ed è come se invogliassi anche gli altri a seguirti. Ecco perché sei persuasiva, a patto che tu segua sempre il tuo istinto, ciò che ti piace fare in questo mese. Bellissima carta, ti vedo molto creativa o creativo, questo genera in te tanta gioia e soddisfazione, ok? Alla fine ti leggerò il rituale della buona riuscita, ma adesso continuiamo con gli oracoli dei chakra. Qual è il chakra interessato per te in questo mese? Qual è che va a sollecitare questa energia Kundalini? Bilancia, aprile 2025, chakra. Ah, il settimo, il contatto con il divino. E beh, certo, se segui il tuo istinto primordiale, che è il primo chakra, l'istinto, no? L'uomo primitivo e selvaggio, come sopra, così sotto. Cioè hai contatto stretto col settimo chakra che è con il divino. Nuovi inizi sulla base del fatto che tu non hai paura di seguire la tua istintualità, la tua selvatichezza, ciò che ti piace. E quindi il piacere qua dice, no? La tentazione del piacere, quindi tu seguirai proprio ciò che ti piace. Vedo un mese molto produttivo dal punto di vista creativo, anche monetario, perché fai ciò che ti piace in questo mese. Bellissimo, bellissime carte di partenza. Adesso vediamo gli oracoli cosa ci raccontano, scusami, i tarocchi, cosa ci raccontano in merito per te in questo mese. Bilancia, aprile 2025. Bilancia, aprile 2025, cosa accade? Quali sono gli eventi che sono enti, entità, spiriti, dei, gli eventi che ti accadono in questo mese? Vediamo. 6 di coppe, contatto con la bambina interiore. 4 di bastoni. Ti vedo molto allegra e molto allegro in questo mese, condividendo la tua eccitazione o la tua gioia con le persone più strette. Anche un buon rapporto con i figli, mi dicono, un incontro con i figli, anche incontro con amici che non vedevi da tempo, amici intimi del passato, persone del passato. Qua vedo il passato, 6 di coppe, e incontro con persone del passato, anche o persone che conosci, possono essere amici, parenti e anche figli. Una buona energia in casa, mi dicono. Un'ottima energia in casa. Wow, asso di bastoni. Alcuni di voi gli viene da fare qualche cosa di lavoro da casa, un lavoro creativo da casa. Potete anche rinnovare alcune stanze della vostra casa, mi dicono, con un nuovo progetto, mi dicono, molta eccitazione, nuove opportunità che ti danno tanta felicità. Magari delle persone che conosci bene ti danno delle notizie che ti fanno felice, ok? Questo è anche molto possibile. Vedo opportunità, qualcosa che esce in questo mese, che genera molta energia passionale, kundalinica, che ti porta creatività. Creatività. Vedo incontro con persone che conosci bene, incontri, situazioni in casa favorevoli, anche un lavoro da casa può essere, che ti dà o un progetto che parte da casa o qualcosa che ha a che fare con l'arredamento di casa. Magari tipo tingo quel muro di, non lo so, di rosa, ok? Questo genera anche un cambiamento nella tua casa, anche a livello energetico, ok? Cos'altro?
8 di bastoni, vedo comunicazioni, comunicazioni di persone che conosci del tuo passato, che conosci bene. Viaggio, spostamenti di persone che conosci verso di te. 8 di coppe, sì, ci sono delle persone che vengono da te, persone che conosci bene, che ti portano nuova linfa, persone che conosci bene che portano nuova linfa vitale. È possibile che tu faccia anche un viaggio verso persone che conosci già, degli amici o degli amici. Vedo molta energia qua, molta energia, mi parlano essenzialmente di questo. 3 di denari mi parla anche di una nuova proposta di lavoro per alcuni di voi. Per alcuni di voi un lavoro da casa che va bene, un lavoro da casa. Oppure uno spostamento di lavoro che porta dei buoni frutti, delle cooperazioni. È una bellissima energia per te in questo mese. Vediamo energia positiva. Aprile 2025, energia positiva per te. La forza, sì, ti sento molto determinata, molto coraggio, molto forte, con la voglia di mangiarti il mondo proprio, 10 di coppe, armonia familiare, armonia nel tuo intorno. Di cosa mi parla quest'asso di bastoni? 5 di bastoni. Se abbiamo avuto delle contrarietà con delle persone che conosciamo bene, si risolvono perché c'è un cambio emozionale, oppure tu scegli di andare verso nuovi orizzonti, verso nuovi lidi, di spostarti dalla famiglia, di fare un viaggio, però per molte di voi è una pacificazione all'interno, vedi 10 denari, della famiglia, perché c'è il 6 di coppe, persone che conosci bene. Altrimenti una pacificazione anche a livello lavorativo, cioè delle soluzioni, delle situazioni che portano soluzioni. Dove va l'8 di coppe? Cavaliere di spade. Qua ci sei tu. Prenderai delle decisioni importanti per fare dei cambi emozionali, che sia con delle persone, o che sia nel fare un viaggio, che sia sarai determinata. Vedi 9 di denari per il tuo benessere, può essere anche uno spostamento di lavoro per il tuo benessere con tanto di determinazione, perché ti vedo molto coraggioso, sì. Wow, ragazzi miei, un'assesa bellissima, Detto questo, adesso andiamo a vedere l'amore. Allora, sia che tu abbia una persona o che non ci sia ancora nessuno, andiamo a vedere come sta l'energia dell'amore per te ad aprile 2025. Vediamo, bilancia. Mettiamo prima di tutto una carta guida. Amore, bilancia. Amore, bilancia. Carta guida, aprile 2025. 8 di spade, ti vedo un po' bloccata in amore. Ti vedo un po' incapace di agire, un po' frustrata, per alcuni di voi un po' bloccate. C'è un blocco qua in amore, 2 di bastoni, o perché hai una persona a distanza, o una persona a distanza ti osserva ed è bloccata nei tuoi confronti, o tu osservi una persona a distanza ed è bloccata, oppure sei bloccata in una decisione che dovrai prendere. Vediamo un po' di che si tratta, Vediamo. Allora, amore, bilancia. Aprile 2025, amore e bilancia. Paggio di coppe, 10 di bastoni, una situazione pesante riguardo a qualcuno, una situazione che giunge al termine, una situazione di pesantezza che giunge al termine rispetto a una persona che, paggio di coppe, forse una persona un po' più immatura o che non ha fatto azioni, oppure un po' più piccola, una situazione con una persona più piccola che genera pesantezza, piccola emozionalmente, o che ha mandato solo messaggi senza nulla di fatto, c'è una situazione un po' pesante. Vediamo. Energia attuale, ricordiamo che Venere è al tuo favore, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo 10 di bastoni, la stella, l'imperatrice, 3 di bastoni. Allora,
Io qua vedo, che c'è dopo il 3 di bastoni? 2 di coppe. Qua c'è la relazione con qualcuno che stai aspettando, ma forse è a distanza questa persona. Qua vedo una connessione, che può stare a distanza questa connessione, oppure stai aspettando di vedere gli sviluppi in questa connessione, ci stai sperando, ci stai credendo, però la situazione è un po' pesante. Vediamo di che qua abbiamo i segni dell'acquario, del toro. Vediamo di che cosa mi parlano. Energia attuale, bilancia, amore, l'imperatore. Forse stiamo avendo a che fare con una persona un po' più rigida attualmente. Una persona un po' più rigida, che ha delle responsabilità o che la pensa in un certo modo, che è inflessibile su certe questioni. Vediamo al positivo. Però al positivo abbiamo il mago, eh. E il mago vuol dire la manifestazione al tuo positivo. Qua c'è un'opportunità importantissima, come fosse l'insieme di tutti gli assi, il mago, no? Il blocco qual è? Regina di spade, sei tu che hai perso la pazienza qua, o sei tu che non ti apri tanto, vuoi tenere sotto controllo più cose contemporaneamente. Qua ci sei tu al blocco, che tu sia uomo o donna non importa, bilancia, è come se non ti volessi aprire. Alcuni di voi non si vogliono aprire a questa opportunità che arriva o che, con la quale vi sentite un po' così, un po' bloccate, o siete un po' arrabbiate. O è come se avete molta testa e meno predisposizione emozionale rispetto alla persona che arriva. Comunque lo vediamo durante la lettura. Passato, abbiamo il re di coppe, paggio di bastoni. Io qua vedo che c'è stata una persona, per cui che ti ha fatto forse perdere un po' la pazienza, oppure è una persona che, non lo so, qua vedo che c'è una connessione con qualcuno. Paggio di bastoni, re di coppe. Forse è una persona che ha delle responsabilità e sta fuori, però vedo questa persona ha dimostrato interesse nei tuoi confronti, può essere un segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione, avere questo ascendente. Io qua vedo che c'è questa persona, però poi imperatore, no? E mi vedo questo 8 di spade qui e il 10 di bastoni qua. Cos'è che ti dà pesantezza? Cos'è che rende bloccati? Vabbè, vediamolo durante la lettura. Sole. Ah, la forza. Guarda quanti arcani maggiori. E il 4 di denari. Che viene dopo il 4 di denari? L'8 di coppe, cambio emozionale, 5 di spade. Qua c'è secondo me una distanza o dei rancori del passato da sistemare. Allora, io non so se state vivendo già una relazione con qualcuno, io qua vi vedo rigide oppure un po' inflessibili rispetto a delle questioni con questa persona. Io vedo che qua questa persona farà di tutto per recuperare questo rapporto qua, la forza e il sole. Oppure se è una persona nuova, io ti dico anche se è una persona che già conosci, questa farà di tutto per recuperare un rapporto. Però tu non ti apri facilmente subito. No, non ti apri facilmente subito, lasci vedere che succede. Se è una persona che non conosci, io qua vedo. Se è una persona che non conosci, io qua vedo che c'è una forte amicizia che nasce qui, con delle possibilità incredibili con il mago. Però secondo me, siccome vedo te al blocco, non ti apri facilmente, cioè l'amore, Venere è dalla tua parte, mi spiego, me lo dice anche il mago, lo diceva anche l'oracolo. Però come se mettessi un po' alla prova questa persona. Può essere una persona che rientra per alcune di voi e voi state un po' sulla difensiva, per alcuni di voi è una persona che rientra e state un po' sulla difensiva, però ci sono grandi possibilità qua di sviluppo con il mago al tuo positivo. State un po' voi con le spade, vedi la bilancia, le spade, perché rientra 8 di coppe una persona, però stai un po' sulla difensiva, vuole recuperare magari partendo da un'amicizia, non lo so. Fammi vedere che mi raccontano i mini tarocchi. Qua abbiamo i segni anche dell'Ariete, Leone, Leone, Acquario, Gemelli, Bilancia come te, Gemelli forte pure. Vediamo energia attuale Imperatore, Bilancia, energia attuale Imperatore. 3 di coppe. Alcuni di voi stanno già bene con questa persona. Alcuni di voi stanno già bene con questa persona. Allora, per alcuni di voi che state già bene con questa persona,
io qua vedo che questa persona si sforza, però non lo so, ci può essere una situazione che ti vede un po' arrabbiata nel mese di aprile, cioè un po' più in là, a fine aprile, perché questa persona non si apre molto col 4 di denari, come se sta un po' più chiuso su delle sue cose, oppure una persona che non ti dice tutto a livello, non è una persona molto empatica, mi spiego, quindi non ti dice cosa c'è nelle sue profondità. Magari c'è una sorta di allontanamento da parte di questa persona, magari vuole stare un po' da sola questa persona, questo a te ti può generare un po' di ansia, mi spiego, questo se stai già insieme a questa persona, perché vedo che qua molte di voi lo sono. Oppure se è una persona nuova tu ti stai aprendo al nuovo, e qua vedo che conosci persone, ok, e stai valutando, magari alcuni di voi hanno già conosciuta questa persona, questo re di coppe, però poi vedo che c'è questa amicizia, vedo che questa persona si dà, però tu hai da ridire un po', non sai bene cosa fare. Vediamo il mago al positivo. 9 di denari. Non so chi dei due è più interessato alla propria economia. 9 di denari al positivo con il mago. Alcune di voi, io credo alcune di voi siete molto più interessate ad avere un'amicizia con questa persona, alcune di voi a mantenere una certa distanza a livello amoroso, ma avere un'amicizia, perché qua è come se non ti volessi concedere troppo a questa persona, preferendo stare nel tuo 9 di denari, che è un'energia autonoma anche di economia, di lavoro. Per quanto riguarda il lavoro, qua il mago col 9 di denari al tuo positivo mi dice, anche se è una stesa sull'amore, però me lo marcano, che ci saranno grosse soddisfazioni in ambito lavorativo per te qua, o qualcosa che ti rende felice in ambito lavorativo. Vediamo Regina di Spade al blocco, Regina di Spade al blocco, 3 di denari. Qua può essere che tu non vuoi fare dei piani insieme a qualcuno, non vorrai fare dei piani insieme a qualcuno, o per motivi di lavoro da parte tua. Non è un no, è un mantengo l'amicizia perché c'ho da fare, non posso fare dei piani, c'ho da fare, non mi apro tanto, valuto. Ok, paggio di bastoni e re di coppe. Paggio di bastoni, 8 di coppe, re di coppe, 8 di bastoni. Vedo che c'è qua una persona per molti di voi. C'è già. Ok. Vediamo un po' il sole. 4 di denari. Alcuni di voi preferite tenervi sulle vostre. La forza. Trattenendo un po' le vostre emozioni. Vi vedo molto impegnate sul profilo lavorativo qua. Non saper bene cosa scegliere, però vi vedo soddisfatte sul profilo lavorativo. 4 di denari. 2 di spade, vedi, non so che decisione prendere. 8 di coppe, forse ci sono altre persone anche. 8 di coppe, 10 di spade, state pensando se chiudere una relazione oppure no. 5 di spade, il giudizio. Qua si prendono delle decisioni importanti. A cosa porta il giudizio? Wow, la stella. Alcuni di voi si lasciano andare a una relazione dopo che la mente tergiversa, tergiversa e tergiversa, tergiversa e tergiversa. Allora, ricapitoliamo un attimo. Allora, se siete single, ragazze e miei ragazzi, io qua vedo che vi siete dedicati a qualcosa di vostro, di artistico, alla vostra vita, alle vostre creazioni. Vi vedo che siete in compagnia degli amici, in compagnia state conoscendo gente nuova. Tra queste gente nuova voi potete conoscere una persona che vorrebbe un po' di più, però voi siete più legate alla vostra autonomia, non vedete molta compartecipazione con questa persona. E non vi vedete fare dei piani subito, va bene? Però è da parte vostra, questo se siete single. Alla fine tergiversate perché è come se si presentasse una persona nuova, una nuova amicizia con la quale poter iniziare qualcosa. Se avete avuto già una storia in precedenza, voi valutate di chiudere energeticamente quella persona che avevate in mente e darvi a questa nuova relazione con la quale c'è questa amicizia, però secondo i vostri tempi, perché vi vedo più impegnato o più impegnati nelle vostre situazioni economiche o lavorative o di benessere personale. Questo se non c'è nessuno. Se c'è già una persona, io qua vedo che va tutto bene, però a un certo punto in questo mese c'è una sorta di ritirata, non so se da parte vostra,
per motivi di lavoro vostri, o questa persona può avere motivi di lavoro e voi vi risentite un po', tant'è che dite voglio lasciare questa situazione, non la voglio lasciare, vado verso i miei interessi. Ok, vediamo l'ultima carta dei Rider Waite. Sì, 10 di bastoni, me lo confermava anche qua, 10 di bastoni. Ci sono delle situazioni che giungono al termine, una situazione pesante giunge al termine, vedi re di denari, o una persona impegnata lavorativamente, oppure siete voi che date più spazio alla parte lavorativa. Fatto sta che alla fine vedo la realizzazione, prendete la decisione di lanciarvi in ciò che vi dà speranza. A me la parola speranza non mi piace, uso questa parola per intenderci. Ciò che vi appassiona, mi spiego, andate verso ciò che vi appassiona. Fatemi mettere un'altra carta qui, voglio essere ancora più specifica. Allora, togliamo queste. Cosa viene dopo il 4 di denari? 2 di spade, vedi come le metti, la vostra indecisione siete voi le spade, vediamo. Il carro, alla fine prendete una decisione di darvi o a qualcuno o a ciò che... Sì, l'asso di coppia, alla fine prendete la decisione di darvi a una persona, di darvi a qualcuno, di rinnovare una relazione, mentre nel mese di aprile, almeno all'inizio, vi vedo un po' restie, concentrandovi molto sul vostro lavoro e le vostre questioni. Vediamo sul mago ancora. Fatto sta che questa è una persona che ti apprezza totalmente, sul mago ancora. Il diavolo, qua c'è una persona che non si ferma, non ti molla e non ti molla. Non ti molla. Voi state un po' sulla difensiva, magari pensate che sia una persona più concentrata sul suo lavoro, sulle sue cose, un po' più egoista. Mi raccomando, la carta della Venere ti dice segui l'istinto, non farti tergiversare dalla mente, ok? Quindi abbiamo anche il segno del Capricorno e della Vergine molto forti e del Cancro. Vediamo cosa ti dicono i miei oracoli lui lei, che ti danno proprio il profilo energetico di questa persona. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, tempo e pazienza, credo che dipenda da te questo, comunque sia qua c'è necessario un po' di tempo e pazienza, te l'ho detto qui. Tempo e pazienza, cos'altro? Ora baciami stupida, te l'ho detto, non molla, vuole il contatto. Sì, è una persona che si sente molto sicura di sé per alcuni di voi, eh? Ma va bene, voglio dire. Cos'altro? Che ti ho detto? Ti sto aspettando. È questa persona che aspetta te. Va bene? Sei tu che stavi al blocco qua, col 3 di denari, o per motivi di lavoro o perché non volevi fare piani o progetti con questa persona. Ti vedo molto, alcuni di voi sono impegnati nei figli, oppure gestire più cose contemporaneamente, tra cui casa, lavoro, ok? Ok, vediamo cosa ti dicono questi altri gli oracoli. Bilancia, la tribù, al mare. Sì, vedo degli incontri che ti prendi con calma e poi Yang, manifestazione. Va bene? Ok. Adesso, ragazze mie e ragazzi, vi leggo il rituale della buona riuscita, riferendosi alla carta della Venere, che è una carta bellissima. Allora, 26. Il rituale della buona riuscita vi serve durante il mese a incarnare la bellezza appunto, che vi incarna, no? E a seguire e essere la gioia, perché quella è la tua meta. Allora, ti dice, stai nella natura quanto più è possibile, perché essa è madre, bellezza, eros, creatività. Entra in contatto con l'anima del mondo, con la grande madre, lo spirito della natura, e chiedi che ti aiuti a coltivare il fuoco della tua passione. Camminando nella natura o contemplandola, stando assiso in postura meditativa, puoi anche guardare attraverso la finestra di casa spalancata su di un albero, o puoi contemplare una pianta o un fiore che tieni nella tua casa. Visualizza un fuoco che nasce nel punto sotto l'ombelico, il secondo chakra, quindi mentre
guardi una piantina, un bosco, no? Visualizza un fuoco nel secondo chakra, 2 dita sotto l'ombelico, e respira profondamente e intensamente, associando alla respirazione la ripetizione mentale del mantra Arohan, Avarohan, Arohan, Avarohan. Si scrive così: Arohan, Avarohan, Arohan, Avarohan, ok? Quindi tu prendi la piantina, un albero, respira, respira profondamente, intensamente, magari fallo dal naso, ok? Con il suono della gola o dalla bocca, profondamente. E ripetere il mantra Arohan, Avarohan, Arohan, Avarohan. Senti che la potenza della tua respirazione puoi intensificare, senti che con la potenza della tua respirazione puoi intensificare le fiamme del tuo fuoco interiore. Arohan, Avarohan, Arohan, Avarohan. Mentre guardi una pianta, un albero, visualizza le fiamme innalzarsi e raggiungere una perla di luce che è collocata nella fronte. Immagina che questa perla si sciolga per effetto del fuoco e produca gocce di Amrita, l'acqua dell'immortalità, il nettare degli dei, che pervade il tuo corpo manifestando un profondo senso di piacere, di benessere, di beatitudine in ogni sua parte, in particolare in quelle zone che ritieni abbiano più bisogno di attenzione. Quindi, capito? Tu Arohan, Avarohan, Arohan, Avarohan, visualizza questo fuoco interiore, questa fiamma che si accende dal secondo chakra, sale, sale fino al terzo occhio, no? Come se ci fosse nel terzo occhio una sorta di perla. Questa perla è l'acqua dell'immortalità e questa perla si scioglie per effetto del fuoco del secondo chakra e cadono delle gocce, quest'acqua è l'acqua dell'immortalità, il nettare degli dei, e fai andare queste gocce nei punti che preferisci del tuo corpo, dove hanno più bisogno di più attenzione. Senti che il fuoco che scioglie la perla è il fuoco della tua passione. Evoca l'immagine di ciò che ti appassiona di più e prometti a te stesso che ciò che sarà esattamente quello che sceglierai di perseguire e di realizzare. Quindi evoca l'immagine che più ti appassiona in questo momento, è quello che vuoi realizzare, e prometti a te stessa o a te stesso di scegliere di perseguire quella cosa, di realizzare quella cosa mentre fai questo rito, ok? E è finito. Quindi, ragazzi miei, è facilissimo, potete farlo ogni giorno benissimo. Vi dicono di alimentare questa passione dirompente, questa Venere, di metterla in tutto ciò che esiste. Va bene? In tutto ciò che esiste, questo ti permetterà di essere persuasiva al massimo, di avere potere, di avere quello che diciamo qui, buona energia monetaria, anche nelle relazioni, va bene? Quindi, ragazzi miei e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!